Carnevale e festa del papà liberano la coscienza nutrizionista permettendoci qualche frittura clandestina, quindi ciao a tutti da Paolo, bentornati sul canale Cibo Dentro oggi Zeppole di San Giuseppe. Per preparare le zeppole, sia fritte che al forno, serve la pasta choux. Si può fare con acqua e latte o semplicemente con acqua per avere un fritto più areato e leggero. Fate dunque sciogliere il burro nell'acqua aggiungendo giusto un pizzico di sale. Quando inizia a sobbollire aggiungete la farina e mescolate vigorosamente per fare assorbire tutti i liquidi. Con il dorso del cucchiaio schiacciate e premete l'impasto in modo da impregnare anche la farina all'interno della palla. Procedete fino a quando non vedete più il bianco a vista della farina. Versate quindi l'impasto in una ciotola abbastanza grande e apritelo leggermente per velocizzarne il raffreddamento. Quando ha smesso di fumare per il calore, potete iniziare a introdurre un uovo intero alla volta. Schiacciatelo e maltrattatelo con un cucchiaio di legno cercando di contrastare la sua naturale opposizione ad essere assorbito, poi, una volta incorporato al resto della massa, procedete allo stesso modo con tutte le altre uova. Ottenuto un impasto bello elastico e omogeneo, trasferitelo all'interno di una sac à poche con beccuccio a stella. Questo beccuccio formerà le classiche righe che caratterizzano l'estetica delle zeppole. Premete l'impasto per eliminare l'aria rimasta nella sacca e iniziate a prepararvi la carta forno che aiuterà a maneggiare le zeppole nei primi istanti della frittura. Mettete dunque a scaldare un piccolo pentolino pieno d'olio di semi e preparate la forma delle zeppole. Premendo la sac à poche, iniziate a ruotare formando un primo cerchio e sopra di esso formatene un secondo in modo da ottenere una doppia ciambella più alta e più invitante. Tenete conto che la pasta tenderà a tirare verso il centro mentre create il cerchio, quindi visualizzate la misura che volete creare e allargate leggermente la traiettoria mentre ruotate la sac à poche. Quando avete formato le zeppole, ritagliate la porzione di carta che le sostiene e capovolgetela nell'olio portato a temperatura. Dopo qualche secondo il foglio si separerà dalla zeppola liberandola e potete toglierlo dal padellino aiutandovi con delle pinze o un paio di cucchiai. Lasciate cuocere bene il primo lato della zeppola e non siate frettolosi nel girarla, dovete aspettare che il calore la faccia gonfiare rendendola soffice e molto leggera. Ci vorrà qualche minuto, ma potete monitorare il colore della parte a contatto con l'olio bollente. Fino a quando non è ben dorato, sicuramente non sarà pronta. Inoltre, solo per soppesarla, ma senza girarla, potete sollevarla leggermente con una schiumarola e valutarne la leggerezza. Comunque, dopo averne fritte un paio, inizierete a farci l'occhio. Proseguite poi la cottura fino a portare a doratura anche il secondo lato e trasferite la zeppola su un foglio di carta assorbente dopo averle fatto perdere l'eccesso di olio che si porta dietro. Servite dunque le zeppole cercando di decorarle al momento in modo da mantenere la croccantezza della frittura ed evitare che si inzuppino eccessivamente. La farcitura classica prevede crema pasticcera decorata con una marena sciroppata e zucchero a velo. Magari, a differenza di come ho fatto io, aspettate che si raffreddino le zeppole prima di farcirle, in modo da non far scaldare troppo la crema. Vi lascio comunque in descrizione e a fine video un link per la crema pasticcera anche nelle sue varianti al limone e al cioccolato, fatte con una tecnica un po' più semplice e veloce. Io come ogni giovedì vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!